perché ancora c'erano i tedeschi, è chiaro, no? Fanno il rastrellamento e ci portano via. Dove la prendono? Con me presero in casa, io ero a letto, stavo sul letto e credevo che non mi interessava uno di 16 anni. 16 anni non interessa. E invece mi presero. Allora, il mio babbo era andato sul tetto come tanti uomini, scappavano nei tetti. E la mia mamma cominciò a gridare, aveva fatto un casino, una colluttazione con questo tedesco, insomma, Pietro vieni perché prendono Angiolino. E il mio babbo è venuto con me, il mio babbo, una fortuna strepitosa io, perché mio babbo è stato un uomo meraviglioso. Il mio babbo è venuto con me in Germania, pensate voi, no? E siamo per fortunissima, chiamiamola fortunissima, siamo potuti restare sempre insieme, perché non era semplice. Più casi ci sono stati che io sto qui menzionando, dove se non c'era lui io chissà dove ero andato a finire, capito? Dico che poi alla fine sono andato a finire addirittura a Dachau, peggio di così non si può fare, ma ormai le cose erano, come dire, io ormai avevo preso la mia collocazione perché si lavorava 12 ore al giorno e 12 ore al giorno portavano con sé, diciamo, un lager che non era chiuso, non ti davano le bastonate perché eri lì a prendere le bastonate, tu eri operaio, loro ti trattavano, avevano fatto delle Ausweis, delle carte e ti dichiaravano tu eri l'operaio e che lavorava 12 ore al giorno e 12 ore al giorno non sono poche, dalle 6 alle 6 insomma. Però io, pensate voi, no? La fortuna, io e il mio babbo non ci fumava e ci davano i tedeschi, perché i tedeschi nella loro integrità, nella loro, chiamiamola stupidità, ma comunque, chiamiamola come ci pare, ci davano 2 sigarette al giorno e io con 4 sigarette cominciai e mi facevo dare la fetta di che, oppure quell'altra cosa così, e poi via via. E poi piano piano mi ero fatto un paio di scarpe, un giubbottino, a 16 anni. Potevo andare io dove mi pareva, non mi fermava più nessuno, perché ero vestito come loro, capito? E allora ho potuto io fare una prigionia, insomma, non dico che ho fatto la vacanza, ma insomma, possibile. Andavo pure in Marienplatz di Monaco a fare il mercato nero. Pensate voi, i tedeschi avevano fatto un recinto e dentro il recinto solo gli stranieri. Alla fine noi poi ci presero, fecero un rastrellamento finale, in fabbrica non si andava più, e ci portarono all'autostrada, Monaco-Rosenheim. Mi ricordo che lì era un lavoro tremendo, io non ci andavo. E mio babbo tornava e mi portava un pezzettino di pane e lui mangiava il riso, gli davano un po' di riso nella gomella, come si chiama, e io dissi basta, qui bisogna andare via. Allora sono tornato, sono andato al mio lager dove si stava prima, sono andato, ma ho fatto delle cose io, forse ero incosciente. E sono ritornato là, ho trovato il cuoco, un cuoco russo che conoscevo, mi sono fatto dare 5 filoni di pane nero e gli ho dato 75 sigarette e dopo sono ritornato e con altri 2 bolognesi si è detto si va via anche noi. Perché? Perché non era una cosa campata per aria, perché io vedevo passare un gruppetto, dicevo voi dove andate? Chi siete? Ma noi si viene da Ingolstadt, non si viene da... È arrivato l'inglese, è arrivato... Noi ma vi lasciano passare, capito? C'era già ormai quel sapore di disfatta. E allora anche noi allora si fece il gruppetto e si partì. Quanto partito su per quei monti non lo sa solo il Dio lassù, in quei laghetti, bella come l'Austria, non c'è nulla. E ho dormito nelle greppie dei cervi, perché è un po' come qui nella nostra foresta. E a piedi quanto ci pare, guardate. Siamo arrivati a casa qua, me lo ricordo a Firenze quando siamo arrivati era distrutto,
a Bolzano ho cambiato ancora, avevo dei soldi, li ho cambiati con un ufficiale tedesco, perché c'era veramente c'era un momento, io, è difficile che voi ora vi rendiate conto, ma è proprio, capito? E quando c'è la disfatta che non si sa più dove va uno, dove va quell'altro, e me lo ricordo, perché io ero proprio terribile io. Svaligavano un magazzino di biciclette, sono andato a prendere la bicicletta e mio papà diceva: ma sei impazzito? Ho preso la bicicletta, dopo le truppe tedesche intanto tornavano su in fila, loro tranquilli, tranquilli, e a noi era come una processione, c'era una processione che andava giù verso l'Italia e una processione che tornava su, erano loro. Noi eravamo quelli che erano venuti giù e loro l'avevano lasciati venire all'ultimo momento, e io lo capisco perché immaginate voi due se io restavo là dove ero pratico, no? Andavo a fare danni, è giusto, no? Questo è il discorso, capito? Siamo tornati noi il 9 di maggio, me lo ricordo, qui una festa bellissima. Tutto il paese, insomma, c'è tornato Angiolino, quella, io sarei quello lì, Angiolino, figlio di Pietro.